Ragazzi, sono Piero del futuro, buongiorno. Avete letto il titolo? Ditemi se anche voi avete questa idea o se voi avete provato a farmela. E adesso vi lascio il video, ciao! Buongiorno ragazzi, stavo guardando un video su YouTube, dato che sono psicologicamente instabile, mi è venuta in mente una cosa che poi voi potete dire è scontata, è veloce, ma che cosa... Ma la guardiamo insieme, facciamola insieme. Allora, come sempre sposto tutto il mio casino, ok? Non si dice casino, ma... Allora, piano piano spostiamo tutte le cose che non ve le faccio vedere, tanto è i pezzi della ruspa che avete in giro, strofinacci, sistemo va e poi ci sentiamo che è meglio. Allora, guardando video su YouTube che mi stavo annoiando, ho visto dei pallet. Io li ho presi della Bruder, naturalmente sono i più semplici. E cosa ho avuto in mente? Mi è venuto in mente di farmeli con questi, perché veramente sono bellissimi ragazzi, più grossi, perché dovrò, come vedete nei prossimi video, negli short che sto facendo, smantellare la cava per un motivo importantissimo, un motivo speciale, per cui devo portare via questi blocchetti. Se noi guardiamo, cioè è giusto, e nel video l'ho visti veramente leggermente più grossi, circa 2 dita, per cui 2 cm per parte. Allora adesso incominciamo. Abbiamo preparato colla a caldo, stuzzichini e tronchesine. Iniziamo. Allora partiamo col prendere le misure. Io ho fatto anche le foto nel cellulare per ricordarmi come dovevo farle. Allora più o meno lo faremo così, dove la pietra possa rimanere abbastanza comoda. Sarà una bella pedana, un bel pallet. Magari la distanza tra la pietra e la fine del pallet potremmo farla magari a 1, per cui ipotizziamo che questa sia così, questa sia così. Adesso le faccio vedere un attimino. Allora questa sarà la distanza che avremo in esterno e facciamo una distanza uguale anche dall'altro lato, per cui la nostra pietra rimarrà nel suo interno con circa mezzo centimetro per parte, ok? Più o meno ad occhio è leggermente più grossa di questo, oppure potremmo scegliere di fare circa 1 centimetro per parte, per cui verrebbe una bella pedanona. Adesso valutiamo un po', mi sa che la facciamo più larga, così 2 per parte, e viene una bella pedanona, bella interessante. Così qua possiamo anche metterci le catene e via dicendo, per cui procediamo. Allora signori miei cari, incominciamo a dire che dobbiamo, prendiamone altri, facciamo questa distanza qua, ok? Abbiamo detto 2 per parte, per cui la parte, questa qua, noi la visualizziamo in questo modo, diamo questa misura qua, per cui intendendo, capendo che allora questo è così, tranciamo di netto questo, bene, con la scusa ne troviamo altri, poi facciamo un'altra uguale. Adesso viene la parte divertente che sa tanto da tagliare, wow, è parte, e qui abbiamo più o meno la misura, ok, esterna. Adesso facciamo che sono a 2, facciamo che questo vada sopra così e mi serve 2 anche di qua. Un attimino ragazzi, lo spazio è quello che è, e Piero è un gran casinista. Come potete vedere sono andato avanti con i lavori perché non posso far perdere tempo a guardare tutta la procedura, e ho anche preparato 2, ok, a coppie di questi pezzettini qua, X, poi vedete quanti, per creare questa parte qua. Allora la mia idea è fare la parte sotto, cioè questa, più spessa, ok, più resistente. Allora adesso noi incolleremo questa parte qua, tanto la colla nel frattempo si è scaldata, ok, incolliamo anche le mani, ok, dobbiamo farne 3, giusto? 1, 2 e 3. Mettiamo i rialzini, ok, allora uno piccolino qua e lo mettiamo qua, così
poi un altro sopra e lo mettiamo, no, brutto questo, non è preciso ragazzi, per quello l'ho tolto. Tanto qui potrebbero entrarci le forche, adesso vediamo un pochettino. Adesso mi devo preparare un'altra cosa, 2 secondi e sto arrivando ragazzi, un attimino. Allora, adesso facciamo una cosa veloce, ce la facciamo, metto così, diamoci, guarda, andiamo così per terra ragazzi, faccio proprio, diamo una, diciamo, per rendere un po' più giusto, ecco qua, questa va poca colla, meglio che si rompa adesso, taccia, brucia, brucia bello mio, ok? Adesso mettiamo via i residui di colla, questo sopra, ok? Vedete? Già sta prendendo forma. Allora, 1, 2, 3. Bravissimo. Perfetto. Perfetto. Dopo passiamo alla mola per togliere eventuali sporgenze. Adesso procediamo con l'assemblaggio degli altri, magari facciamo un po' più veloce e via, ok? Allora, come avete visto in questo video velocizzato, li ho terminati, ok? 1, 2 e 3, ok? Adesso andiamo alla mola, 2 secondi, un colpettino veloce e via. Allora, questa operazione l'ho moltiplicata per 3, che giustamente sono 3. Adesso ripassiamo un po' di questo per dare ancora un po' di più precisione, ok? E via, andiamo avanti. Farà un po' di caos, eh? Adesso miei cari, mentre voi stavate aspettando un secondo, io ho preparato tutti questi, ok? Che sarebbero le parti che vanno qua sopra. Grandi linee deve venire così, ok? Adesso devo incollarmi questo e incollarmi la parte centrale. Un attimino, lo facciamo insieme. Siete pronti? Preveniamo il problema, dato che ho visto che questo qua è leggermente più lungo, lo tagliamo. Così non ci rompe le scatole. Poi, allora, sempre come ricordatevi la parte doppia sotto, guardate questo qua, magari questo è più bello, so metterlo questo qua fuori, ok? E facciamo proprio così, magari veloce, diamo una punta di colla a tutto, sotto così, così, e incominciamo a sistemarci, ah bella calda, tutto quasi perfettamente perpendicolare, ok? E abbiamo codesta immagine, tu mi fai pietà e io ti accorcio, ok? Per fortuna potete sempre comunque rimediare al momento, non è una fesseria ragazzi, Poi puliamola con la caldo. Adesso sistemiamo in centro l'altro, ho lasciato lui perché non mi è venuto molto bene, diamo più o meno il centro, il doppio lì, più o meno qua, così le forche entrano e dovremmo esserci così e così, ok? Un pochettino. Per voi è finito? No, mancano questi qua sotto. Adesso io li taglio un attimino e li sistemiamo. Allora, ad occhio seguiamo uno sì e uno no. Ragazzi, sposto questa. Pronti a 5 secondi di caos, via. Bene, sì, l'abbiamo finita, semplice, qualche stuzzicadente, materiale di recupero, ciò che volete, facilissimo, veramente economica. Adesso ne ho fatta una, non sto a ripetervi
che devo fare un bel paio, perché me ne servono un po' per fare questo trasporto eccezionale. Ma grazie a aver visto questo video, mi è sparaflashata l'idea di fare una anche io. È semplice, veramente. Se magari con qualche mito in più diventa più precisa, è perfetta. Però ragazzi, veramente, se anche avete fretta di farvene una, due al volo, veramente è una figata pazzesca. E detto questo ragazzi, vi ricordo sempre un favore mi serve: iscrivetevi, lasciate un like e commentate, perché veramente per me è oro. Ciao grandi, alla prossima.